Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di tre funzioni di ricerca e riferimento di Excel, le funzioni a matrice dinamica, includi, escludi ed espandi, disponibili solamente nelle ultime versioni. Si tratta di tre utili funzioni che sono state create per semplificare l'estrazione di dati da intervalli complessi, rendendo così molto più immediata la gestione di set di dati di grandi dimensioni. Ognuna delle tre funzioni permette di effettuare scelte in base a due indici, uno per le righe e uno per le colonne, e tutte e tre le funzioni si integrano perfettamente con le altre funzioni a matrice dinamica, ad esempio confronta.x, dati.ordina, unici e filtro. Per comprendere al meglio la sintassi di queste tre funzioni, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Hai a disposizione un dataset opportunamente colorato. Estrai le sottomatrici colorate richieste. Anche se potremmo cliccare in cella A11, digitare uguale e selezionare la parte verde del dataset, per poi premere invio, ti voglio mostrare il funzionamento della funzione includi di Excel, che effettua la stessa operazione ma è molto più dinamica e si integra meglio con altre funzioni di Excel. La sintassi della funzione includi è la seguente. Come puoi notare, ha due argomenti obbligatori e uno facoltativo. L'argomento facoltativo non è necessariamente il terzo, potrebbe essere anche il secondo. Per estrarre l'intervallo verde mi posiziono in cella A11 e digito uguale includi, inserisco la funzione includi e come primo argomento, la matrice, seleziono l'intero set di dati. Digito punto e virgola e come secondo argomento inserisco il numero di righe che voglio estrarre, nel nostro caso 3 righe. Digito 3, digito punto e virgola e inserisco il numero di colonne che voglio estrarre, digito 2. Chiudo la parentesi tonda e premo invio. Dunque, come matrice devi selezionare l'intero dataset e successivamente devi indicare il numero di righe e il numero di colonne che vuoi estrarre a partire dalla cella più in alto a sinistra. Come facciamo ad estrarre l'intervallo blu? Ci posizioniamo in cella D11 e digitiamo uguale, includi, inseriamo la funzione includi, come primo argomento selezioniamo l'intero dataset, digitiamo punto e virgola e per inserire l'intervallo in basso a destra dobbiamo utilizzare numeri negativi, meno 3 per le righe, punto e virgola, e meno 2 per le colonne. Chiudo la parentesi e premo invio. Come facciamo per l'intervallo giallo? Uguale, includi, tab, selezioniamo l'intero dataset, punto e virgola, meno 3, poiché vogliamo le ultime 3 righe, 2, perché vogliamo le prime 2 colonne, invio. E per l'intervallo rosso, siccome vogliamo le prime 3 righe e le ultime 2 colonne, inseriamo la funzione includi, selezioniamo l'intero dataset, punto e virgola, le prime 3 righe perciò 3, le ultime 2 colonne perciò meno 2. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Riepilogando, se le righe o le colonne si trovano all'inizio, si utilizzano i numeri positivi. Se si trovano alla fine, cioè in basso oppure a destra, si utilizzano i numeri negativi. E per estrarre un intervallo centrale come questo, procediamo per passi. Inizierò a estrarre questo intervallo e a partire da esso estrarrò poi l'intervallo che mi interessa. Questo intervallo è di 5 righe e 3 colonne e dunque in cella M11 digito uguale, includi, inserisco la funzione includi, seleziono tutto il dataset, digito punto e virgola e siccome le righe sono a partire dal fondo digito meno 5 per le righe e meno 3 per le colonne. Invio. Come puoi notare, l'intervallo è stato estratto correttamente. Nidifichiamo ora questa funzione includi all'interno di un'altra funzione includi. Includi, seleziono di nuovo la funzione includi e questa volta l'intervallo che mi interessa è di 4 righe e 2 colonne a partire dalla cella in alto a sinistra. Digito dunque
punto e virgola, 4 per le righe e 2 per le colonne. Chiudo la parentesi e premo invio, raggiungendo così il mio obiettivo con due funzioni includi nidificate. Quando ti ho detto che l'argomento facoltativo può essere il secondo oppure il terzo, intendevo questo. Inserendo in una cella la funzione includi e specificando solamente il numero di righe, ad esempio solamente 2 righe in questa matrice, premendo invio verranno estratte le 2 righe e tutte le colonne, mentre inserendo la funzione includi ed inserendo solamente il numero delle colonne, e quindi selezionando tutta la matrice, premendo 2 volte punto e virgola per passare al terzo argomento e digitando ad esempio 1 per le colonne, chiudendo la parentesi e premendo invio, viene estratta una sola colonna e tutte le righe. Vediamo ora un'applicazione pratica della funzione includi. 20 atleti partecipano a una gara di lancio del giavellotto. In tabella sono riportate le distanze dei migliori lanci di ciascun atleta. Individua i nomi e le distanze degli atleti sul podio. Siccome dobbiamo ridisporre l'elenco in ordine di distanza decrescente, possiamo utilizzare sia la funzione dati.ordina che la funzione dati.ordina.per. Siccome il criterio di ordinamento è solamente uno, possiamo utilizzare la funzione dati.ordina. Posizioniamoci dunque in cella E10 e digitiamo uguale dati, premiamo il tasto Tab e come matrice selezioniamo tutta la tabella ad esclusione delle intestazioni. Digitiamo punto e virgola e come indice di ordinamento inseriamo 2, poiché vogliamo ordinare l'elenco in base alla seconda colonna. Digitiamo di nuovo punto e virgola e per impostare l'ordinamento decrescente digitiamo -1. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Come puoi vedere, l'elenco è stato riordinato correttamente, ma a noi servono solamente i primi 3 atleti. Utilizziamo dunque la funzione includi. Selezioniamo di nuovo la cella in cui è stata inserita la formula e subito dopo l'uguale digitiamo includi, tab, e qui alla fine digitiamo punto e virgola per passare al secondo argomento e inseriamo 3, poiché il podio è formato solamente dalle prime 3 righe della matrice. Dopo aver chiuso la parentesi tonda, premiamo invio ed otteniamo così l'elenco degli atleti sul podio con le relative distanze. Vediamo ora una nuova funzione di Excel. Torniamo al primo esempio visto in questo tutorial e cerchiamo di risolverlo utilizzando la funzione escludi di Excel, la cui sintassi è identica a quella della funzione includi. La funzione escludi prende in esame una matrice ed esclude le righe o le colonne, oppure entrambe, dalla matrice in base a 2 indici. Se gli indici sono positivi, vengono escluse le prime righe e le colonne più a sinistra, mentre se gli indici sono negativi, vengono escluse le ultime righe e le colonne più a destra. Cerchiamo dunque di estrarre la matrice di colore verde. Digitiamo uguale escludi, tab, selezioniamo il dataset colorato e da esso dobbiamo escludere le ultime 3 righe e le 2 colonne più a destra. E dunque, dopo aver digitato punto e virgola, scriviamo -3, punto e virgola, -2. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Copiamo ora la formula inserita in precedenza, CTRL-C, e dopo aver premuto il tasto ESC, incolliamola nella barra della formula nella prima cella di ogni intervallo colorato. Invio, CTRL-V, invio e CTRL-V, invio. Per estrarre la matrice blu dobbiamo escludere le prime 3 righe e le prime 2 colonne e quindi gli indici devono essere entrambi positivi, +3 e +2, invio. Per estrarre la matrice gialla dobbiamo escludere le prime 3 righe e quindi 3 deve essere positivo e le ultime 2 colonne, quindi -2, invio. Ed infine per la matrice rossa dobbiamo escludere le ultime 3 righe e quindi -3 e le prime 2 colonne e quindi +2, invio. In definitiva, per un esercizio del genere è indifferente utilizzare la funzione includi oppure la escludi. È invece migliore la funzione escludi quando vogliamo estrarre l'intervallo colorato, cioè quando dobbiamo escludere le prime righe e le prime colonne e contemporaneamente le ultime righe e le ultime colonne.
Incolliamo di nuovo la funzione ed escludiamo la prima riga, più 1, e la prima colonna, più 1. Invio. Ora, utilizzando di nuovo la funzione escludi, e quindi subito dopo l'uguale digitando escludi e premendo il tasto Tab, passando al secondo argomento possiamo escludere l'ultima riga e dunque meno 1 e successivamente dopo il punto e virgola anche l'ultima colonna, meno 1. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio, ottenendo così il risultato desiderato senza dover contare ad occhio le righe e le colonne da estrarre, come nell'esempio sulla funzione includi. Vediamo ora un'applicazione pratica della funzione escludi. Utilizzando il menu a discesa, seleziona il mese iniziale ed il mese finale, estrai i dati dalla tabella presente a sinistra e rappresentali graficamente utilizzando un grafico a barre. Ti mostro come ottenere la formula finale, che è abbastanza complessa, passo per passo. Iniziamo con l'escludere da questa matrice la prima riga e le ultime 4 righe. Mi posiziono in cella D6 e per escludere la prima riga digito uguale escludi, tab, seleziono la matrice e dopo il punto e virgola digito 1, invio. Escludo ora le ultime 4 righe. Inserisco una nuova funzione escludi dopo l'uguale, tab, e qui alla fine, siccome le righe sono in fondo, digito meno 4. Chiudo la parentesi e premo invio. Tutto corretto, ma l'elenco che ho trovato non è dinamico, cambiando il mese non cambia nulla. Cerchiamo dunque di rendere gli indici variabili mediante la funzione confronta.x. Al posto di escludere la prima riga, digito confronta, seleziono la funzione confronta.x e chiedo a Excel di cercare questo valore, che è il mese iniziale, all'interno della prima colonna della matrice. Chiudo la parentesi della funzione confronta e sottraggo meno 1, poiché se voglio che il mio periodo inizi da marzo, devo escludere i primi 2 mesi. E siccome la funzione confronta quando cerco il mese di marzo restituisce 3, devo sottrarre 1 per escludere i 2 mesi all'inizio dell'elenco. Premo invio e come puoi notare, la prima parte dell'intervallo viene selezionata in modo dinamico. Per quanto riguarda invece i mesi da escludere alla fine, sempre utilizzando la funzione confronta.x, possiamo determinare il numero relativo al mese di agosto e le righe da escludere si otterranno con l'operazione 12, che è il numero totale dei mesi, meno il numero relativo al mese di agosto, e cioè 8. Siccome però le righe sono alla fine, dovremo cambiare il segno e quindi al posto di fare 12 meno 8, faremo 8 meno 12 e questo 8, come già detto, sarà ottenuto mediante la funzione confronta.x. Rientriamo nella formula. Al posto del meno 4 digitiamo dunque confronta.x, selezioniamo la funzione confronta.x, cerchiamo il valore del mese finale all'interno della prima colonna della matrice iniziale e dopo aver chiuso la parentesi tonda sottraiamo 12, meno 12. Premendo invio avremo un elenco che varia dinamicamente sia cambiando il mese iniziale che il mese finale. Ti voglio ora mostrare come inserire velocemente un grafico quando nel foglio di lavoro sono presenti formule a matrice dinamica. Non dobbiamo più selezionare niente ad eccezione della cella in cui è presente la formula. Andiamo nel menu Inserisci e selezioniamo Grafici a barre, il primo. Come puoi notare, il grafico è stato inserito correttamente e variando il mese iniziale oppure il mese finale, il grafico si aggiorna variando anche il numero delle colonnine. In seguito potrai formattarlo utilizzando tutte le tecniche apprese nel corso Excel base. Vediamo ora a cosa serve la funzione espandi. Dobbiamo espandere un dataset assegnato in modo che le nuove dimensioni siano 8 righe e 7 colonne. Vogliamo inoltre che le celle vuote siano riempite con la lettera X. La funzione che ci viene in aiuto è la funzione espandi. La sua sintassi è la seguente. 2 argomenti obbligatori, che sono la matrice da selezionare e il numero di righe, oppure il numero di colonne, e altri 2 argomenti facoltativi. Posizioniamoci in cella G5 ed inseriamo la funzione uguale espandi tab
Come matrice selezioniamo tutto il dataset, punto e virgola, 8 per il numero di righe, punto e virgola, 7 per il numero di colonne, punto e virgola, e la lettera X fra virgolette per il carattere di riempimento. Chiudo la parentesi e premo invio, raggiungendo immediatamente l'obiettivo prefissato. Ti faccio solo presente che se non avessi utilizzato il quarto argomento, premendo invio avrei ottenuto i dati del mio dataset, ma all'interno delle celle ridondanti sarebbero comparsi dei messaggi di errore. Annullo l'ultima operazione effettuata e ti mostro un'applicazione pratica di questa funzione. Un negozio di informatica effettua vendite di periferiche per PC in 3 province: Bergamo, Brescia e Cremona. In ciascuna tabella sono riportati gli importi quadrimestrali generati dalle vendite. Come puoi notare, ci sono dei dati mancanti. Si vuole costruire una tabella riepilogativa ordinata per tipologia di prodotto, che tenga conto dei dati non ancora disponibili, cioè non pervenuti. Cancelliamo la formula inserita in precedenza e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Posizioniamoci in cella H9 ed iniziamo ad accodare le 3 tabelle mediante la funzione stack.vert. Tab, selezioniamo le 3 matrici, tenendo premuto il tasto CTRL per effettuare selezioni multiple disgiunte e premiamo invio. Come puoi notare, le cose non funzionano molto bene, poiché dove ci sono dati mancanti, questi vengono considerati come 0 e la media si abbassa drasticamente. All'interno della funzione stack.vert, dunque, nidifichiamo la funzione espandi. Subito dopo la parentesi digitiamo espandi, tab. Come matrice selezioniamo solo la porzione di tabella compilata e dopo il punto e virgola diciamo a Excel che vogliamo 4 righe e 6 colonne, mentre come carattere di riempimento per le celle vuote digitiamo NP, non pervenuto, chiudiamo le virgolette e la parentesi. Per essere più veloci copiamo questa matrice, CTRL C, selezioniamo la seconda matrice, incolliamo, CTRL V, selezioniamo la terza matrice della funzione stack.vert e incolliamo nuovamente. Ora entriamo nell'argomento matrici della seconda funzione espandi e selezioniamo la seconda matrice e mi raccomando solamente la parte compilata e successivamente svolgiamo la stessa operazione per la terza matrice. Selezioniamo solo la parte compilata. Premendo invio, i dati mancanti vengono sostituiti con NP, non pervenuto, e le medie sono corrette. Per concludere, dobbiamo ordinare la tabella per tipologia di prodotto. Utilizziamo dunque la funzione dati ordina. Posizioniamoci nella cella in cui è stata inserita la formula e subito dopo l'uguale digitiamo dati.ordina tab e qui alla fine digitiamo punto e virgola 1 per l'indice di ordinamento, poiché vogliamo ordinare in base ai nomi presenti nella prima colonna, e siccome vogliamo un ordinamento crescente, possiamo anche omettere il terzo argomento della funzione dati.ordina. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. In questo modo i dati sono ordinati in base al prodotto e possiamo effettuare i confronti dei dati quadrimestrali per provincia di ogni prodotto e le medie ora sono corrette. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!